Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione su questo tool per la gestione corsi in cui andremo a vedere come consultare ed aggiornare i dati che abbiamo inserito. Quindi andiamo a raccogliere i frutti di quello che abbiamo fatto inserendo i dati perché poi attraverso la consultazione e l'aggiornamento dei dati la nostra gestione aziendale ovviamente risulterà ottimale. E diciamo che la consultazione dei dati oltre che da questo ambiente che è specificamente previsto, già può essere operata anche dalle maschere di inserimento dati, perché già qui dalla maschera di inserimento dati, io per esempio rispetto a questo ID corso numero 1 posso vedere chi sono i discenti, quindi tutti coloro che partecipano al corso. Posso andare a vedere a fare delle modifiche su questo discente, quindi per esempio posso andare a vedere se mi manca qualcosa, vedo che per esempio non ho inserito nel documento di identità, nella firma, magari il documento di identità ancora proprio non ce l'ho e glielo devo chiedere. E qui vedo i documenti di identità che mi mancano e posso subito scrivere alla persona, la mail si compone automaticamente dove io ho messo ovviamente un testo che gli richiede il documento di identità relativamente al corso, all'ID corso che Access pesca automaticamente per spedire questa mail. Lo stesso per quanto riguarda le firme digitali mancanti. Posso vedere i documenti che ho inserito relativamente a questo corso e mi dice che se ovviamente esiste, e in questo caso esiste, c'è un documento di cui è prossima la scadenza di consegna, quindi qui si tratta di un documento da consegnare a qualche ente pubblico, ma anche un documento interno. Posso cliccare su sì e vedere che ci sono dei documenti di cui è prossima la scadenza di consegna. Addirittura c'è un documento che ha come alert oggi, cioè il 6 di gennaio, ti faccio vedere. Quindi chiudiamo questa maschera, quindi da qui abbiamo già visto nella lezione precedente come consultare le scadenze del corso e sempre relativamente alle scadenze, sempre relativamente ai documenti, posso consultare i documenti anche direttamente da questa maschera dove trovo tutti gli alert relativi ai documenti, anche in questo caso mi dice che c'è un alert, io posso anche cliccare su no e andare a vederli tutti, gli alert che ci sono sui documenti, tutte le scadenze che ci sono sui documenti, ovviamente qui c'è quell'alert e quindi lui mi avverte in continuazione, oppure lo posso cercare anche per responsabile, quindi andando a cercare il nome del responsabile, ora cerchiamo il nome di una persona che ovviamente c'è, ce ne potrebbero essere tantissimi, prendiamo per esempio questo responsabile Mario Rossi, andiamo a cliccare su cerca ed ecco che mi ha individuato tutti i documenti di cui è responsabile Mario Rossi, di cui appunto si deve occupare Mario Rossi. Quindi questo per quanto riguarda la possibilità di consultazione dei dati direttamente dall'ambiente di inserimento, quindi quando stiamo inserendo i dati possiamo anche rapidamente andare a consultare tutta una serie di dati che ci possono far comodo anche per inserire dei dati, per non inserire dei doppioni. Oppure, come dicevo, questo da qui da consultazione dati è l'ambiente specificamente dedicato in questo tool per fare questa cosa, per consultarli e per aggiornarli. Quindi qui mi dice, ovviamente perché c'è in data di oggi, c'è un alert relativo ad una scadenza di gestione corsi, vuoi visualizzarlo? Io gli dico di sì e quindi trovo quest'alert in data 6 gennaio per quanto riguarda la gestione corsi. Poi mi dice che c'è un corso prossimo alla scadenza, vuoi visualizzare la lista? Un corso prossimo alla scadenza era come quello che abbiamo detto nella lezione precedente, per esempio l'HCCP, che ha una scadenza e che quindi deve essere rifatto, rinnovato. Sì, visualizziamo la lista e quindi mi fa vedere che per il corso HCCP Cinzia Milani oggi, in data di oggi, ho messo questo alert perché la voglio avvertire del fatto che tra poco le scadrà il corso HCCP. Mi dice anche, ovviamente perché io ho messo queste date in data di oggi, che c'è un documento la cui consegna è prossima alla scadenza. Vuoi visualizzare la lista? Che in questo caso vado a dire sì e vedo che questo documento
è prossimo alla scadenza e qui ovviamente trovo la scadenza effettiva di consegna del documento. Qui vedi, si tratta della presentazione di un documento per un finanziamento, per ottenere un finanziamento dal Fondo Sociale Europeo. E quindi dopo aver chiuso tutte queste finestre, ovviamente queste finestre non ci si aprono se non ci sono alert in data di oggi, ovviamente ogni giorno è in data di oggi, da qui possiamo andare a consultare tutto quello che vogliamo. Quindi da qui posso consultare l'elenco discenti per il di corso, quello di danza classica era il numero 28 per esempio, ora lui mi avverte in continuazione di questo fatto. E qui vado a consultare i discenti del corso di danza classica. Come vedi sono riportati tutti i dati del corso di danza classica. Posso aprire le cartelle del corso e vedere i documenti che ci sono dentro. Posso anche creare la cartella se ancora non l'avessi fatto. Posso anche andare direttamente ai report, ovviamente posso scrivere a tutti i discenti del corso. Qui posso vedere i documenti che mancano, quindi relativamente a questa persona, Riccardo Dominici, mi manca il documento, da qui gli posso scrivere. Le firme che mancano, in relazione a Riccardo Rossi mi manca la firma digitale, da qui posso andare a modificare e quindi a vedere se magari la firma l'avessi inserita in realtà. E poi posso cercare per il di corso, quindi posso andare a cercare il corso di danza classica, cerca e mi trova solo il corso di danza classica. Posso selezionare i corsi per direttore, vediamo se Chiara Rossi, ecco, è direttore in questo corso di danza classica. Vediamo Roberto Bianchi che invece è direttore nel corso sulla sicurezza del lavoro. Da qui posso scrivere al direttore. Così come ho cercato per tutti i corsi, posso cercare soltanto per quelli aperti, per quelli che ho chiuso. Da qui posso andare ad aggiornare la lista dei corsi chiusi e aperti. Magari dico che questo corso di danza classica è chiuso e quindi lui me lo metterà poi nella lista dei corsi chiusi. Posso cercare i docenti per il di corso, il numero 1, e trovo i docenti del corso numero 1. Qui posso scrivere singolarmente ai docenti, qui vedo se mi manca la firma, da qui posso scrivere a tutti i docenti di questo corso, quindi direttore, docente e codocente. Come vedi è stato messo il direttore come destinatario della mail e per conoscenza docente e codocente. Quindi andiamo a chiudere, da qui posso vedere il compenso dei docenti, quindi qui ho tutta la lista dei corsi che sono stati inseriti fino a questo momento. Cliccando qui vedo quello che è il quadro del compenso dei docenti, quindi mi riporta il titolo del corso, mi riporta quello che devo pagare, non solo al direttore docente o codocente, ma anche ad eventuali altri docenti e mi fa vedere se non ci sono le spunte, se ancora non ho pagato. Qui ovviamente non ho pagato niente, io posso andare a mettere la spunta sul fatto che questo importo a Cristina Gialli di 976 euro è stato liquidato. Vado a chiudere, qui non c'è bisogno di salvare niente, quando chiudo la maschera i dati sono salvati. Corsi soggetti a scadenza, posso andare ad aggiornare la lista e dire ok, anche questo corso in realtà è uno di quelli soggetti a scadenza. Posso vedere tutti gli alert relativi ai corsi soggetti a scadenza. Posso cercare anche gli alert per range date, quindi da una data a un'altra. Posso vedere i corsi per modalità di erogazione, questo lo abbiamo visto nella lezione precedente quando abbiamo passato in rassegna i pulsanti, perché è una funzionalità che si attiva anche dalla maschera di inserimento dati. Per quanto riguarda le scadenze documenti, anche questo lo abbiamo visto nell'ambiente di inserimento dati all'inizio di questa lezione. Posso cercare tutti gli alert relativi alle scadenze documenti, posso cercare tutte le scadenze, posso cercare le scadenze per responsabile oppure le scadenze per il di corso. Quindi qui vado a cercare le scadenze per responsabile, cerco Roberto Bianchi e vediamo che scadenze ha Roberto Bianchi, ha queste due scadenze.
oppure scadenze per il D corso. Qui andrò a inserire l'ID del corso, supponiamo il numero 2, e vado ad aprire le scadenze relative al corso numero 2. Ovviamente mi compare sempre la finestra che c'è un alert in data di oggi, perché su tutti questi pulsanti io devo sbattere il naso e vedere quell'alert, perché ovviamente è una cosa importante, perché si riferisce al fatto che tra poco c'è una scadenza riguardante quell'oggetto, quindi quella cosa la devo risolvere. Ci sono poi da ultimo questi pulsanti qua giù in basso che riguardano i pagamenti dei corsi, cioè i pagamenti che devono essere fatti a noi come agenzia formativa, come associazione sportiva, come scuola di ballo, eccetera. Quindi vediamo quelli che sono a carico delle aziende, quindi qui troviamo quello che ancora non ci è stato pagato, quindi se abbiamo messo la spunta che ci è stato pagato relativamente a quell'oggetto non troveremo niente. Quindi abbiamo i corsi che devono essere pagati dalle aziende, quindi a carico dell'azienda. Per esempio io vado a vedere che ci sono questi due corsi, inglese in presenza e HCCP. Se ce ne fossero tantissimi io vado a selezionare per esempio soltanto il corso di inglese in presenza, clicco su cerca e mi seleziona soltanto quello, oppure posso cercare l'azienda per nominativo, andare a cercare impresa SNC per vedere se ha scadenze di pagamento non saldate, e vedo che ha questa scadenza di 2.440 euro relativa al corso dell'HCCP che ancora non è stata saldata. Lo stesso per quanto riguarda il pagamento dei discenti in un'unica soluzione. Ovviamente qui nella lista dei corsi per tutte e tre le opzioni, paga l'azienda, paga il discente in un'unica soluzione, paga il discente in più soluzioni, trovo soltanto i corsi dove io ho messo la spunta in relazione alle modalità di pagamento. Quindi qui trovo per esempio soltanto il corso sulla sicurezza del lavoro in videoconferenza, ma se andassi nell'ambiente di inserimento dati e dicessi che anche il corso di inglese livello base in presenza è pagato non dall'azienda ma dal discente in un'unica soluzione, ovviamente Access lo mette nel relativo cassetto, quindi se torno qui troverò adesso anche il corso di inglese in presenza, e quindi posso andare a selezionare corso di inglese in presenza, così come posso andare a selezionare il corso sulla sicurezza sul lavoro in videoconferenza. Come vedi i dati cambiano. Posso cercare anche le persone per nominativo, per esempio soltanto Riccardo Dominici, e vedere che ha queste due scadenze di pagamento. Allo stesso modo funziona l'ambiente di consultazione dati per quanto riguarda il caso in cui il discente paga in più soluzioni. Anche qui troveremo soltanto i corsi dove io ho spuntato che il discente paga in più soluzioni. Qui abbiamo soltanto il corso di danza classica, ma anche in questo caso se tornassimo di qua e dicessimo che il corso di inglese è pagato non dal discente in un'unica soluzione ma in più soluzioni, adesso Access ce lo mette in quel cassetto e quindi adesso qui lo trovo, come vedi, inglese e danza classica. Quindi qui posso andare a selezionare le scadenze solo per il corso di inglese, oppure solo per il corso di danza classica, oppure posso andare a cercare un nominativo, per esempio Cinzia Milani, e troverò le scadenze relative a Cinzia Milani che ancora non ha saldato nei confronti della nostra agenzia formativa, ASD o scuola di ballo che sia. Quindi abbiamo visto anche questo aspetto e ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!